Ciao amici e benvenuti a questo mio nuovo video. Qualche tempo fa avevo fatto la recensione della tenda della Quechua che si vende nella Decathlon e la 2 Second Easy che voi vedete alle mie spalle con la relativa veranda. E questa volta vorrei parlarvi di un'altra tenda molto più piccola che è la tenda della Ferrino, la Slime 2, una tenda molto più leggera, molto più piccola, sembra una tenda per due posti. Il suo peso è di 1,7 kg, è praticissima da mettere in moto in qualsiasi punto, però c'è di contro che lo spazio all'interno è veramente minimal. Comunque, se volete saperne di più su questa tenda, io vi aspetto dopo la sigla, ma vorrei ricordarvi di iscrivervi al mio canale. Ho notato che molti di voi guardano i miei video ma non sono iscritti, fatelo, a voi non costa assolutamente nulla, ma grazie alla vostra iscrizione mi date una grossissima mano a portare avanti questo mio progetto. Bene, allora pronti per saperne di più sulla Ferrino Slime 2? E allora sigla! Questa tenda della Ferrino, la Slime 2, io la uso da tantissimi anni, soprattutto per quando esco a fare i trekking a piedi. L'ho comprata tantissimi anni fa per sistemarla all'interno del mio zaino e cercavo qualcosa di veramente leggero, e questo è veramente leggero. La Ferrino la vende come tenda 3 stagioni, ma io vi posso garantire che va bene anche per la quarta stagione, ovvero l'inverno. Infatti una volta l'ho utilizzata a quota 2004, se ricordo bene, la temperatura esterna era di meno 17 gradi e con il sacca-pelo adeguato ovviamente ho dormito da Dio. Addirittura la tenda l'ho montata in mezzo alla neve, ho fatto un piccolo buco e mi sono ficcato all'interno. Bene, andiamo a vedere come si monta. Anche qui la tenda si trova all'interno della sua sacca, si apre tranquillamente e dentro c'è tutto il materiale che necessita, ovvero la tenda, la parte esterna e la parte interna con i vari paletti. Allora, questa qua è la parte interna che io vado a montare, anzi prima non faccio altro che prendere i picchetti, eccoli qua. Allora, ne trovate uno rosso e uno nero, anche questi sono facili da assemblare. Perché ce n'è uno rosso e uno nero? Ma per il semplice fatto che uno è più grande e uno è più piccolo e vanno inseriti negli appositi spazi. Infatti anche la tenda ha i colori differenti per agevolare l'utente nel montaggio della tenda. Come vedete sono leggermente curve, faccio vedere così, ok. E adesso non faccio altro che andare a aprire la mia tenda. Mi vado a cercare ovviamente la parte dove c'è l'ingresso, che è questa. Ecco qua, benissimo. Allora, come voi vedete, qui c'è la parte rossa, non so se vi faccio vedere, rossa, e qui ci va la stecchetta rossa. Vado a inserire la stecca rossa. Anche questa è semplice da montare, ci va ovviamente un po' di tempo. Poi la stecca va inserita dentro i suoi alloggi, sono queste cosine di ferro, qua vi faccio vedere, qua dentro sto cosino qua, lo faccio vedere, così, e abbiamo la parte posteriore già montata. Faccio lo stesso con la parte anteriore, che è contrassegnata con ovviamente il colore grigio. Vado sempre ad infilare dentro, e vado ad inserire sempre la stecca nel suo alloggiamento, sia di qua
che di là. Fatto. A questo punto non mi resta che picchettare, picchetto prima dietro, allora abbiamo un picchetto a destra e un picchetto a sinistra, fatto. Qui al centro c'è un altro laccetto, diciamo una fibbia, vado a mettere un altro picchetto qua dietro. Ok, faccio lo stesso con la parte anteriore, mi vado prima a mettere i picchetti, ok, metto i picchetti qua nelle fasce, una di qua, una di là, mi metto anche i picchetti laterali dove ho messo la stecca, per intenderci, e diciamo che la camera interna è pronta. Si vede già, vi faccio vedere meglio, si vede già la grandezza della camera interna. Faccio vedere. Ecco qua, vi faccio vedere la camera interna, e sopra la camera interna vado a mettere la copertura, che è praticamente quella che c'è qua dentro, che è questa qua, che adesso vado a montare. La parte esterna è molto semplice, la si apre, si va a cercare l'apertura e la si mette sopra. Allora, questa riconosco è la parte posteriore, e la si mette semplicemente in questa maniera. Ok, molto semplice da montare. Qua sopra c'è un velcro che va posizionato con il rispettivo velcro, che vi aiuterà tantissimo. Questo qua, vedete, c'è un velcro messo qua, così vi dà la possibilità di tenere stabile la parte esterna della tenda, cioè sia davanti che dietro. Io lo vado a mettere dietro, purtroppo c'è un po' di vento che non mi agevola, però vedete già che anche se c'è del vento la tenda si monta tranquillamente. Faccio lo stesso lavoro dietro, e a questo punto non devo fare altro che unire la copertura esterna con i picchetti. Allora, vedete qua c'è un buchino, lo vado a inserire dove c'è il picchetto, ok, e poi vado a tirare. Non tiro del tutto perché lo voglio prima inserire sia a destra che a sinistra. Ok, l'ho fatto anche da questo lato qui, tiro, mi metto i picchetti così vado che ad assicurare la mia tenda. Non infilo del tutto perché prima voglio mettermi i picchetti anche dietro, e poi quando è tutto montato, picchettato, vado a mettere in tensione, vado dietro a fare lo stesso lavoro,
Anche dietro c'è il, non so se mi vedete, c'è il, no, qua, c'è il buchino che vado a mettere nel picchetto, sia a destra che a sinistra. Ok, a questo punto posso tirare quello che c'è da tirare. C'è anche lo stesso discorso dietro. Allora, al centro della tenda c'è una fascetta che deve essere messa nel picchetto, ma vi faccio vedere, prendo la videocamera e vi faccio vedere. Nel frattempo io tiro un po' di qua, tiro un po' di là. Ok. Tiro anche di qua. Perfetto. A questo punto posso sistemare bene i miei picchetti. Uno di qua, l'altro di là. Benissimo. Anche in questo caso ci sono delle funicelle che servono per mettere ancora in tensione la nostra tenda, che io in questo momento non voglio montare per un discorso di praticità. E a questo punto la tenda è pronta. Vi faccio vedere com'è l'interno. Per quanto riguarda l'interno, si apre facilmente con una cerniera. Ci sono anche dei velcro e qui abbiamo anche l'altra parte interna, e lì devo dire che una persona con qualche bagaglietto ci sta, diciamo, ci sta benissimo. C'è lo spazio per mettere un po' di documenti sia a destra che a sinistra. Diciamo che per qualcuno che ha poco bagaglio e vuole portarsi in una tenda che prenda poco spazio della moto, questa qua va bene. Per quanto riguarda la tenda della Ferrino, la Sline 2, posso dirvi che è una tenda perfetta, ottima. L'ho già provata tantissime volte, per tantissimi anni, e posso dire che è qualcosa di veramente fantastico. Qual è il pregio di questa tenda? È che la si può riporre dappertutto nella moto grazie al suo spazio minimale e al suo peso di soli 1,7 kg. C'è di contro che per una persona che viaggia a tanti bagagli lo spazio all'interno è veramente poco. È vero che c'è anche una piccola veranda, ma si può mettere veramente poca roba. Però per quanto riguarda un'escursione magari di una giornata, o meglio di una notte, potrebbe anche andare bene, perché normalmente con una notte si ha soltanto pochissimi bagagli. Oppure, perché no, se siete amanti come me dell'escursione, trekking a piedi, questa da caricare sullo zaino è veramente ottima. Pesa niente, ve lo posso benissimo garantire. Bene, detto ciò, come al solito concludo questo video chiedendovi di mettere un like se il tutto vi è piaciuto e se è stato soprattutto utile. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale, e come fare è semplicissimo, basta cliccare sulla parola iscriviti che trovate qua sotto. E se vi va, condividete questo video con i vostri amici sui vostri social. Bene ragazzi, come disse il buon Nico Cereghini, casco in testa e ben allacciato, luci accese anche di giorno e prudenza sempre. Ciao ragazzi e ci vediamo al prossimo video.